Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Atriance Sandoz SpA. Ultimo aggiornamento. 6 novembre 2021. Cos'è Atriance? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Atriance durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci esteri. Cos'è Atriance? Atriance è un farmaco a base del principio attivo nelarabina, appartenente alla categoria degli antineoplastici antimetaboliti e nello specifico analoghi della purina. È commercializzato in Italia dall'azienda Sandoz SpA. Atriance può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni Atriance 5 mg/ml, soluzione per infusione 1, flaconcino 50 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. Novartis Eurofarm Ltd, concessionario. Sandoz SpA. Ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe H. Principio attivo nelarabina, gruppo terapeutico antineoplastici antimetaboliti, forma farmaceutica. Soluzione, uso interno, indicazioni. La nelarabina è indicata per il trattamento di pazienti affetti da leucemia linfoblastica acuta a cellule T, TOL, e da linfoma linfoblastico a cellule T, TLBL, che non hanno risposto o hanno avuto recidive dopo trattamento con almeno 2 regimi di chemioterapia. Poiché le popolazioni dei pazienti che si trovano in queste condizioni patologiche sono poco numerose, le informazioni a supporto di tali indicazioni sono basate su dati limitati. Posologia. La nelarabina deve essere somministrata solo sotto il controllo di un medico esperto nell'uso di agenti citotossici. Posologia. Deve essere controllata regolarmente la conta ematica completa comprensiva delle piastrine, vedere paragrafi 4, 4 e 4, 8. Adulti e adolescenti, di età pari o superiore ai 16 anni, la dose raccomandata di nelarabina negli adulti e negli adolescenti di età pari o superiore ai 16 anni è di 1500 mg/m2, somministrati per via endovenosa, per la durata di 2 ore, nei giorni 1, 3 e 5 e ripetuta ogni 21 giorni. Bambini e adolescenti, di età pari o inferiore ai 21 anni, la dose raccomandata di nelarabina nei bambini e negli adolescenti, di età pari o inferiore ai 21 anni, è di 650 mg/m2, somministrati per via endovenosa, per la durata di un'ora, giornalmente per 5 giorni consecutivi, ripetuta ogni 21 giorni. Negli studi clinici sono state utilizzate, in pazienti di età compresa tra 16 e 21 anni, sia dosi da 650 mg/m2 che da 1500 mg/m2. L'efficacia e la sicurezza sono state simili per entrambi i regimi. Il medico prescrittore deve considerare quale regime sia appropriato quando tratta pazienti di questo range di età. Sono disponibili limitati dati di farmacologia clinica nei pazienti al di sotto dei 4 anni di età, vedere paragrafo 5, 2. Modifica della dose. La nelarabina deve essere sospesa al primo segno di eventi neurologici di grado 2 o superiore, in base ai National Cancer Institute Common Terminology Criteria Adverse Event, NCICTCAE. Nel caso di tossicità di altro tipo, compresa la tossicità ematologica, ritardare la dose successiva può rappresentare un'opzione. Popolazioni speciali. Anziani. È stato trattato con nelarabina un numero di pazienti di età pari o superiore ai 65 anni non sufficiente per stabilire se essi rispondano in modo diverso rispetto ai pazienti più giovani, vedere paragrafi 4, 4 e 5, 2. Compromissione renale. La nelarabina non è stata studiata in soggetti con compromissione renale. Nelarabina e 9-adiarabinofuranosilguanina, ARAG, sono escrete parzialmente per via renale, vedere paragrafo 5, 2. Non vi sono dati sufficienti per raccomandare una modifica della dose nei pazienti con una clearance renale della creatinina CLCR inferiore a 50 ml/min.
I pazienti con compromissione renale che vengono trattati con nelarabina devono essere attentamente monitorati per la comparsa di tossicità. Compromissione epatica. La nelarabina non è stata studiata in pazienti con compromissione epatica. Questi pazienti devono essere trattati con cautela. Modo di somministrazione. La nelarabina è solo per uso endovenoso e non deve essere diluita prima della somministrazione. La dose appropriata di nelarabina deve essere trasferita in sacche infusionali in polivinilcloruro, PVC, o etilvinilacetato, EVA, o in contenitori di vetro e somministrata per via endovenosa nei pazienti adulti con una infusione della durata di 2 ore e nei pazienti pediatrici con una infusione della durata di 1 ora. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Reazioni avverse neurologiche. Con l'utilizzo di nelarabina sono stati riportati reazioni neurologiche gravi. Tali reazioni hanno compreso stati di alterazione mentale, inclusa sonnolenza grave, confusione e coma, effetti sul sistema, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Nelarabina e ARG in vitro non inibiscono in modo significativo le attività dei maggiori isoenzimi, CYP, del citocromo epatico P450, CYP1A2, CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 o CYP3A4. Non, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere atriance durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere atriance durante la gravidanza e l'allattamento? Contraccezione. Negli uomini e nelle donne. Uomini e donne sessualmente attivi devono usare metodi contraccettivi efficaci durante il trattamento con nelarabina. Uomini con partner in gravidanza o che sono in, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Atriance compromette la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. I pazienti trattati con nelarabina sono potenzialmente a rischio di sonnolenza durante il trattamento e per diversi giorni dopo il trattamento. I pazienti devono essere avvertiti che la sonnolenza può influire sull'esecuzione di attività che richiedono abilità, come guidare veicoli. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Il profilo di sicurezza ricavabile dagli studi clinici principali condotti con le dosi raccomandate di nelarabina in adulti, 1500 mg/m2, e bambini, 650 mg/m2, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non sono stati riportati casi di sovradosaggio. La nelarabina è stata somministrata in studi clinici fino a dosi di 75 mg/kg, circa 2250 mg/m2, al giorno per 5 giorni in un paziente pediatrico, fino a dosi di 60 mg/kg, circa 2400 mg/m2, al giorno per 5 giorni in 5 pazienti adulti e fino a 2900 mg/m2 in altri 2 adulti nei giorni 1, 3 e 5. Sintomi e segni. È probabile che il sovradosaggio di nelarabina causi neurotossicità grave, che può includere paralisi, coma, mielosoppressione e potenzialmente morte. Alla dose di 2200 mg/m2 somministrati ai giorni 1, 3 e 5 ogni 21 giorni, 2 pazienti hanno sviluppato una significativa neuropatia sensoria ascendente di grado 3. La valutazione con la risonanza magnetica, MRI, dei 2 pazienti ha dato risultati compatibili con un processo di demielinizzazione a livello della colonna vertebrale cervicale. Trattamento. Non è noto alcun antidoto per il sovradosaggio di nelarabina. Deve essere fornita la terapia di supporto compatibile con la buona pratica clinica. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Agenti antineoplastici, antimetaboliti, analoghi della purina, codice ATC. L01BB07. La nelarabina è un profarmaco dell'ARG, analogo della deossiguanosina. La nelarabina è rapidamente demetilata dall'adenosindeaminasi, proprietà farmacocinetiche. La nelarabina è un profarmaco dell'ARG, analogo della deossiguanosina.
L'anelarabina è rapidamente demetilata dalla adenosina aminasi, ADA, ad AG e poi fosforilata intracellularmente dalla deossiguanosina chinasi e dalla deossicitidina, dati preclinici di sicurezza. Le reazioni avverse non osservate negli studi clinici, ma osservate nell'animale a livelli di esposizione simili a quelli della clinica, e con una possibile rilevanza per l'impiego clinico, sono state: elenco degli eccipienti cloruro di sodio, acqua per preparazioni iniettabili, acido cloridrico, per aggiustare il pH, idrossido di sodio, per aggiustare il pH. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.